Ciao a tutti amici di Milan Vibes, mi sono svegliato questa mattina molto bene, come immagino anche voi. Ci svegliamo da primi in classifica, ci svegliamo lì in alto, era un qualcosa che non vedevamo da un po' di tempo e che, devo dire, lascia un sapore dolcissimo, un sapore più dolce del Krafen che ho mangiato stamattina a colazione. Scherzi a parte, è lunedì. Ricominciamo la settimana raccontando, anzi prima di raccontare volevo ringraziarvi per il supporto che state dando a questo progetto che è nato da pochissimo. Sappiamo che non sarà facile farci spazio, ma noi vogliamo collaborare anche con gli altri canali, essere amici, non ci interessano le battaglie, le risse, non ci interessa guidare carri e carretti, ci interessa solo il Milan e parlare di calcio e di Milan. E ringraziamo infatti anche ringraziamo anche tutti i colleghi che sono venuti già ospiti in queste trasmissioni. Stasera avremo alle ore 19 una live fighissima con Frank Piantanida di Sport Mediaset e in collegamento Peppe Di Stefano. Quindi iscrivetevi al canale, so che lo dicono tutti, ma ci teniamo molto, arriveranno tante sorprese alle quali stiamo già lavorando. Attivate la campanella, questo ve lo chiedo perché è importante, perché se attivate la campanella vi arriva la notifica ogni volta che usciamo con un contenuto e date hype ai video, che serve, ormai bisogna fare di tutto, serve per mandarli, per renderli più visti, mettiamola così, e commentate. Ecco, questo vi chiedo di farlo un po' di più, se ne avete voglia ditemi la vostra, confrontiamoci, noi siamo qui, è vero che siamo in uno studio grande e importante, ma siamo qui per parlare con voi, perché secondo me tutti questi progetti senza di voi, senza le persone che seguono, senza i tifosi, non avrebbero senso di esistere. Parliamo di Milan primo in classifica, parliamo del Milan, di questo gruppo di ragazzi che sta facendo molto bene, parliamo del Milan di Matteo Gabbia che sta offrendo prestazioni importantissime una dopo l'altra, sta giocando da veterano e soprattutto mi soffermo sugli atteggiamenti che sta avendo in campo, con i compagni, quando va a parlare ai microfoni. È il Milan di quel Matteo Gabbia che quando Rafa Leao segna il secondo gol e si sta per togliere la maglia, interviene, metteremo un po' sui social su questo, interviene tenendogli giù la maglietta e facendo sì che non se la vada a togliere e che non prenda l'ammonizione. È il Milan di Bartesaghi, chiamato in cattedra all'ultimo, data l'assenza di Estupiñán, risponde con una prestazione quasi da veterano, perché la prestazione di Bartesaghi, e ammetto io per primo che non avevo un'enorme fiducia, invece Bartesaghi ha risposto presente, ieri sera ha giocato a tratti, esagero, a tratti ha giocato con la sigaretta in bocca, come diceva un amico ieri sera. Benissimo in chiave di possesso, in fase offensiva, molto bene, attento in fase difensiva, è stata una prestazione sicuramente di buonissimo livello. È il Milan è il Milan del gruppo, ragazzi, quando è stato chiamato in cattedra, ad esempio Bartesaghi ha fatto bene, e vi dirò di più, secondo me anche a Tekame, che non ha brillato, è stato magari un po' timido, però è riuscito a non soccombere a Gosens. Attenzione, non è banalissimo, perché Gosens è uno dei migliori quinti della Serie A, Tekame è stato attento, è riuscito a non farsi schiacciare ed è un qualcosa che non è banale, È il Milan del blocco difensivo al quale ormai è diventato difficilissimo fare gol, qua ne parlerò poi a fine di questo video. Abbiamo vissuto stagioni dove respiravamo sempre quella sensazione di poter prendere gol da un momento all'altro, quella sensazione di squadra ballerina, quella sensazione che in difesa ci fossero spazi, praterie, si potesse veramente prendere gol da un momento all'altro in qualsiasi momento del match. Oggi la sensazione è diversa, oggi la sensazione è che fare gol al Milan è complicato, fare gol al Milan è difficile, la squadra chiude gli spazi, la squadra difende di gruppo, difende da squadra, difende non solo di reparto ma proprio di squadra, dagli attaccanti ai centrocampisti, al filtro del centrocampo, alla difesa, ai difensori.
le linee di passaggio sono sempre chiuse, la squadra sa quando abbassarsi, sa leggere la partita, e fare gol al Milan è difficile. E vi dirò di più, con la Fiorentina se non ci facevamo gol da soli, la Fiorentina era 0, perché tiri in porta fatti 0. Non è banale. Vai allo Stadium, tiri fatti dalla Juventus 1. E allora non può essere un caso. Non può essere un caso. Il Milan di Allegri è ripartito dal gruppo, da quello che vi sto dicendo, è ripartito dalla solidità difensiva. È un Milan che adesso è solido. È un Milan al quale fare gol è veramente complicato. È il Milan di Sua Maestà, anzi, mi inchino. È il Milan di Sua Maestà Luka Modric, che ieri sera ha sfornato l'ennesima prestazione superlativa, nonostante nel primo tempo abbia fatto un po' più fatica, perché è schermato da Fazzini, perché è schermato da una gabbia di centrocampisti attorno a lui della Fiorentina. Ma non dura la schermatura, fa rima anche. Non dura la schermatura perché poi Modric ha preso le misure e ha iniziato a dipingere calcio, ha iniziato a salire in cattedra, ha iniziato a gestire palla. La cosa pazzesca, ecco raga, la cosa pazzesca di Luka Modric, secondo me, è che non sbaglia mai la scelta. Sa sempre quando giocarla di prima, sa sempre quando temporeggiare, sa sempre quando cercare la palla in profondità, sa sempre quando appoggiarsi facile, sa sempre quando la palla deve muoversi velocemente, sa sempre quando deve rallentare il ritmo. E raga, questo ha un cervello che è superiore. Vi dirò di più. Ancora una volta Luka Modric ha spiegato non solo che col pallone è un fenomeno, ma quello che ha fatto ieri senza palla è incredibile. Notate quante volte ha posizionato il corpo nella maniera giusta, dove non ci può... Perché? Perché? Dove non ci può arrivare con la rapidità, dove il fisico non glielo consente, ci arriva con l'intelligenza. Quindi tante volte ha posizionato il corpo prendendo lui la posizione e recuperando palla, ha recuperato 2000 palloni. E ciò nonostante, io mi ricordo le voci, sì, ma Modric arriverà al Milan, farà una mezz'oretta, 40 minuti, entra da... no, Modric ha giocato 90 minuti e la sensazione a fine partita era che Modric non fosse spremuto. La cosa incredibile è questa, che non si ha la sensazione di un Modric che arriva a fine partita ed è spremuto. Per nulla, per nulla. Perché? Perché si gestisce, perché nonostante dia tutto, perché, raga, questo per 90 minuti sta dando tutto, ieri al 90esimo ancora recuperava palloni da solo. Ma evidentemente quando uno è un professionista e si allena top per tutta la carriera, i risultati si vedono. Poi ecco, forse parliamo veramente di una macchina, perché ieri ha spiegato ancora una volta, più nel secondo tempo che nel primo, guarda, l'ho scritto, ha fatto un trattato universitario sull'interpretazione del ruolo. Scusatemi tutte queste R, ma vabbè, ormai sono abituato agli sfottò. Ha spiegato, ieri Luka Modric ha veramente spiegato ed è l'ennesima volta in cui lo fa, ormai si è preso la leadership di questa squadra, si è presa la squadra sulle spalle. Peccato non aver visto ieri Rabiot. Senza Rabiot il Milan qualcosa perde, fa più fatica, ma non voglio nulla togliere a Ricci, nulla togliere a Fofana, ma c'era un po' meno organizzazione del reparto, ne parleremo magari in Sitattica con Francesco Sità. È stato il Milan di Salemaker, che si sacrifica a fare la seconda punta, poi viene basso di nuovo a fare il quinto. È stato il Milan di Santi Giménez. Ecco, io qui 30 secondi voglio prendermi, non so a che tempistiche siamo e il regista dietro mi fa gesti, quindi io mi scuso col regista dietro la camera, ma oggi voglio stare con voi, oggi voglio stare con i milanisti, ho proprio voglia di stare con i milanisti. Era dai tempi di Radio Rossonera che non mi prendevo questi momenti con voi. E credetemi, sono i momenti che più mi sono mancati in questi 4 anni, 5 anni di assenza ufficiale dalle scene. E oggi con Milan Vibes voglio stare un po' con voi in una giornata importante come oggi. Stavo dicendo di Santi Giménez che anch'io per primo l'ho criticato. L'avevo etichettato come attaccante non idoneo al calcio di Massimiliano Allegri. E però Santi Giménez non ci sta, eh? Santi Giménez tiene las huevas, come si dice in Spagna. Santi Giménez ha voglia di giocare, ha voglia di combattere. Con la Juventus allo Stadium ha ben figurato, non ha trovato il gol.
Ieri è entrato e ha fatto la differenza Santi Giménez, è cambiata la partita con Santi in campo. La squadra aveva un riferimento lì davanti e soprattutto Santi è entrato bene. La palla che De Gea va a togliere dalla porta fa un miracolo pazzesco De Gea, se no Santi oggi celebravamo anche il gol di Santi. Sì, certo, io lo so perché ieri entro poi negli space su X, eccetera, perché sapete che io ci tengo, mi fa piacere parlare di Milan e parlare di calcio, è la mia passione. E mi dicono, certo, Santi però segnasse, se la buttasse dentro una volta, è vero, ma io sono convinto che poi i gol arrivano, soprattutto quando entri in campo e giochi così. I gol arrivano. Scusate, ma sono senza voce da ieri sera. I gol arrivano. Santi è arrivato col giusto mood. Ha riaggiustato il mood. Ieri ha combattuto Santi. Ieri è andato su ogni pallone. Ieri c'era da sportellare, ha sportellato. Ieri ha preso il rigore, poi ne discutiamo alla fine. Ieri Santi ha detto la sua e ha risposto anche al perché Allegri lo sta schierando spessissimo. Arriviamo a Rafa Leao, perché guardate, vi leggo il tweet che ho fatto, così ne parliamo, perché già sta generando un po' di polemica. Ho scritto, comunque ieri Leao si è preso la squadra sulle spalle e l'ha vinta la partita. Con il gol da fuori dopo essere andati sotto e prendendosi il pallone che pesava 10 quintali sul rigore. Tra l'altro sui suoi piedi pesava ancora di più. Leao ieri ha fatto come Atlante col mondo, ha preso sulle spalle il Milan e lo ha trascinato alla vittoria. Io capisco che Rafa Leao sia divisivo, capisco che tante volte faccia arrabbiare, capisco che il suo passo ciondolante, capisco che il suo ridere sempre, il suo voler essere a tutti i costi un ragazzo come tanti, pur essendo speciale, è un qualcosa che viene mal digerito, tante volte viene visto come uno spreco di talento perché non focus dal 100% sul campo. E non solo lo capisco, credo sia anche giusto in parte. Ma probabilmente la forza di Leao sta in quel sorriso, la forza di Leao sta in quell'essere com'è. Se tu vai a provare a incanalare negli schemi Rafa Leao, e non parlo di schemi di campo, ma negli schemi di vita, forse togli il bello di Rafa Leao, forse togli la magia di Rafa Leao, togli l'essere speciale a Rafa Leao. Non voglio entrare in questo tipo di discorso, ma voglio solo analizzare che nella partita di ieri sera, quando il Milan era in difficoltà, quando il Milan va sotto, lui prende un pallone dai 30 metri e lo scaraventa in porta, dai 25 metri, 30 metri, e lo scaraventa in porta siglando il pareggio, e soprattutto quando gli si chiedeva, lo si accusava di non avere leadership, gli si chiedeva di avere leadership, prende quel pallone che era pesantissimo sui suoi piedi, perché se lo calciava Giménez, Fofana, chiunque altro, era una cosa. Sui piedi di Rafa Leao, dopo i 2 gol sbagliati con la Juventus, se lo avesse sbagliato si sarebbe creata una shitstorm, una polemica incredibile. Invece Rafa ha preso il pallone, senza paura, è andato, ha calciato, ha segnato e ha vinto. E ha vinto. Io non, come sapete, a me piace parlare di calcio, non voglio schierarmi, io sono pro Rafa, io sono contro Rafa. Io ho solo una linea di pensiero. Rafa è un calciatore forte? Assolutamente sì. I calciatori forti possono migliorare la squadra? Assolutamente sì. Rafa deve mettere tutto il suo talento e la sua voglia al servizio della squadra? Assolutamente sì. È un Milan Leao-centrico? Non più. Ma è un Milan che con Leao può essere molto più forte? Sì. Lo so io, ma non lo dico io, lo sa Massimiliano Allegri. Lo sa Massimiliano Allegri che lo ha pungolato, ma poi gli ha dato la carezza. Lo ha pungolato, ma poi l'ha voluto 90 minuti, no, quasi 90 minuti in campo. Questo Milan ha bisogno di Leao? No. Questo Milan è più forte con Rafa Leao? Sì. Io sono molto lineare nei pensieri. Sono molto lineare come lo è Massimiliano Allegri, come lo è nelle sue scelte. A parte che parliamo veramente di un top player. Io lo ribadisco per la 200ª volta, l'ho detto anche ieri sera a Milan TV.
Ci sono le categorie nella vita, nel mondo del giornalismo, nel mondo del lavoro, nel mondo degli allenatori, e Allegri è categoria top. Specificato questo, il lavoro che ha fatto Allegri con questa squadra, con l'identità di questa squadra, col blocco difensivo, con tutto quello che vi ho raccontato in questo sproloquio di non so quanti minuti, quello che ha fatto col gruppo, il modo in cui comunica, io sto andando a tutte le conferenze stampa, il modo in cui Allegri affronta le conferenze stampa con la tranquillità, con la serenità, col sorriso, non ci sono alibi, ci sono tanti assenti, ma in qualche modo faremo, soluzioni ne abbiamo. Intanto responsabilizzi i calciatori e fai sentire tutti importanti, anche la Tecame di turno, anche il Bartesaghi, tutti importanti, ed è fondamentale questo, perché poi se tu riesci a coinvolgere tutto il gruppo diventa un qualcosa di fondamentale. E due... No, due di che? Due niente, ho sfasato. E Allegri non trova scuse, tranquillizza l'ambiente, non alza i toni, non è il momento di alzare i toni, è il momento di tranquillizzare l'ambiente, il momento di tenere calmo l'ambiente. Il campionato è lungo, siamo primi in classifica, ma sì, ma il campionato è lungo, c'è tempo. Non è nulla fatto a caso. Tra l'altro la comunicazione da top player, poi parleremo anche di Luka Modric che a fine partita dice: lo seguivo quando era al Madrid, Rafa, non vedevo l'ora di giocare con un campione come lui. Non è una frase buttata lì a caso, è una frase stimolante. Modric sa cosa sta facendo. Vabbè. Allegri, giuro che adesso arrivo in chiusura, perché mi fanno bruttissimi segni da dietro la telecamera. Ma veramente oggi avevo tanta voglia di parlare con i milanisti, poi sai, durante le live, durante le dirette magari c'è meno modo, qua è veramente un mio spazio per parlare con voi, da direttore di Milan Vice, ma soprattutto da tifoso milanista. Non ho mai amato i carri e carretti, non me ne frega niente, lo sapete. Ho sempre voluto parlare di pallone di Milan, ho già fatto i miei sbagli in passato di credere ciecamente in qualcosa, non credo ciecamente in niente, credo ciecamente solo nell'AC Milan e in questo momento credo ciecamente in Massimiliano Allegri. Quello che sta facendo Massimiliano Allegri con questa squadra è riportare il Milan ad essere il Milan. E vi posso garantire una cosa, vi do un'indiscrezione, anche Milanello sta tornando ad essere Milanello. A Milanello si è tornato a respirare aria di vero Milan. E poco importa se poi, e l'ho detto io per primo, 19 giocatori di movimento sono pochissimi, meno di tutti in Serie A. E poi gli infortuni li paghiamo, perché io l'ho criticata questa scelta, perché poi so che arrivano quelli che mi dicono ma tu non critichi, sei amico di bla 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 bla. No, zero. Io ero molto arrabbiato per i 19 giocatori di movimento, moltissimo. Il Milan deve averne almeno 2 o 3 in più. Poi giustamente Tare difende la scelta ed è giusto così, ma il Milan deve avere più giocatori di movimento. Ma Allegri non vuole scuse. Hai pochi giocatori. Sapete chi sopperisce a queste assenze? Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri che con la sua intelligenza, col suo tenere coinvolto tutto il gruppo, sopperisce da solo a quelle assenze. Come se la giocasse lui. Perché? Perché ti rende Bartesaghi importante, ti rende Atecame importante, ti rende Ricci importante. Ragà, quando si dice prende quei soldi lì, Allegri se li deve guadagnare. Signori, se li sta guadagnando. Spero un giorno anch'io di poter guadagnare tantissimo, perché vorrà dire che starò facendo bene il mio lavoro da giornalista. Nel mentre posso dire che Allegri sta facendo un lavoro veramente, veramente incredibile. Adesso, quello che ci ripetiamo con tutti nell'ambiente è calma, perché bisogna stare molto calmi, non abbiamo fatto niente, il campionato è lunghissimo, stiamo calmi, andiamo venerdì col Pisa e vediamo di vincerla. Per adesso ci vuole calma, ci vuole tranquillità, ci vuole serenità e cerchiamo di arrivare lì in alto a marzo, perché poi ci divertiamo. Ragazzi, giuro che ho finito. Ditemi la vostra, oggi ci tengo particolarmente, ditemi la vostra nei commenti, mettete like, iscrivetevi al canale, perché presto arriviamo anche con delle sorprese un paio veramente grosse. Vi voglio bene, forza Milan, ciao!